Venezia, la storia infinita di Shakira. Condannata a 1 anno, ma già libera. I cittadini, cacciatori di borseggiatori, finiscono sotto accusa. Venezia torna a fare i conti con la vita di Shakira, la ventenne di origine bosniaca, che da anni è considerata la regina dei borseggi della città lagunare. Con oltre 60 fascicoli a suo carico, la giovane è ormai un volto noto non solo alle forze dell'ordine, ma anche ai tanti cittadini che ogni giorno si organizzano per segnalare e bloccare i borseggiatori che prendono di mira i turisti. Questa volta Shakira è stata processata con rito abbreviato. La condanna è arrivata, 1 anno di reclusione, pena ridotta rispetto ai 18 mesi chiesti dal pubblico ministero. Ma la sentenza non è definitiva e, soprattutto, non comporta il carcere immediato. Così, ancora una volta, la ragazza è tornata in libertà subito dopo l'udienza. La frustrazione dei cittadini. La notizia della scarcerazione ha sollevato polemiche e malumori. Non è la prima volta che Shakira viola i divieti di dimora a Venezia. Provvedimenti che, di fatto, non sono mai riusciti a fermarla. A individuarla erano stati ancora una volta i cosiddetti cittadini non distratti, gruppi di residenti che hanno deciso di non voltarsi dall'altra parte e segnalare chi ruba o prova a rubare nelle calli e sui vaporetti. Ma proprio qui nasce il paradosso. In base alla normativa attuale, chi cerca di bloccare un borseggiatore rischia di trovarsi nei guai. Negli ultimi mesi alcuni cittadini anti-borseggiatori sono stati denunciati per violenza privata dagli stessi ladri che cercavano di fermare. In sostanza, mentre i turisti vengono alleggeriti del portafogli, chi prova a difenderli rischia la denuncia. Una legge che non convince. Al centro della polemica c'è anche la riforma Cartabia. Per i furti con destrezza serve la querela della persona offesa perché la giustizia possa procedere. Se il turista derubato non denuncia o magari è già ripartito, il borseggiatore finisce col non pagare praticamente nulla. È per questo che molte associazioni di cittadini, tra cui quella guidata da Monica Poli, diventata famosa in rete per i suoi video in cui smaschera i borseggiatori gridando "Attenzione pickpocket", chiedono da tempo un intervento normativo più incisivo, un senso di impunità. Per Shakira, al momento, resta solo l'ennesimo divieto di dimora. Ma nessuno scommette che riuscirà a rispettarlo, visto che le violazioni precedenti non hanno portato a conseguenze reali. La sensazione diffusa è che si sia creato un circolo vizioso, ladri che continuano a colpire, cittadini che si organizzano per difendere la città, denunce che però finiscono per colpire proprio chi prova a reagire. In questa Venezia assediata dai turisti e dai borseggiatori, il rischio è che prevalga un senso di impotenza. E intanto Shakira, condannata ma libera, continua a rappresentare il simbolo di una battaglia ancora tutta aperta.